Benvenuti in questo nuovo video di Evo Amore. Questo video è un po' particolare perché ci permette di conoscere una pratica che è utile al percorso di Armonia del Sé. Armonia del Sé è un grande capitolo del metodo Evo Amore che ha a che fare proprio con l'armonizzazione di noi stessi, la parte che ci permette di avere una disponibilità e una capacità di entrare nelle relazioni con potenzialità diverse. Per fare questo è importante fare un lavoro su noi stessi. Per farlo ci sono infiniti strumenti che possiamo scegliere e utilizzare. Il metodo che oggi andremo a esplorare, che è proprio sviluppato da una delle fondatrici di Evo Amore, è il tocco col cuore. Tocco col cuore è uno strumento particolare che ha a che fare proprio con la possibilità di andare attraverso il contatto fisico a sviluppare un migliore rapporto con le nostre emozioni, ma di tutto questo ci parlerà l'operatrice ufficiale, che è Serval, che ci racconterà in cosa consiste questo metodo, come funziona e perché è utile nel progetto di Armonia del Sé. Eccoci con Serval, raccontaci che cos'è il tocco col cuore, in che tipo di trattamento consiste. Il tocco col cuore è un trattamento che innanzitutto si fa in presenza, quindi è necessario vederci per poter applicare questo metodo, questo sistema. È un trattamento che prevede una riarmonizzazione delle proprie parti sottili, delle proprie energie, e lo si fa insieme, quindi è uno scambio energetico. Nel momento in cui ci dedichiamo questo tempo, che varia fra i 50 minuti e l'ora, ci dedichiamo appunto questo tempo di scambio energetico per portare un riequilibrio emozionale, fisico e legato soprattutto al benessere. Perché col cuore? Spiegami meglio perché si dice tocco col cuore. Si dice col cuore perché è come faccio questo tocco. Adesso ve lo racconto. Il tocco col cuore viene fatto toccando la persona che è vestita, stesa sul lettino. Tocco la persona molto molto lentamente e con molta dedizione, per cui porterò molta attenzione, amore e intento per il benessere della persona per ottenere questo risultato, e lo faccio trasmettendo questa energia, questa positività attraverso il tocco delle mie mani, attraverso appunto i polpastrelli. Questo cosa implica? Implica che la persona durante questa fase di rilassamento avrà la possibilità di scendere dentro se stessa e portare a galla le emozioni vissute nell'arco della giornata, nell'arco della settimana, per poi portarle a galla, elaborarle, perché l'intento di questo percorso, come già diceva Picchio all'inizio della presentazione di questo video, è portare armonia dentro di sé con questo sistema, per cui la persona avrà l'occasione in questo tempo dedicato di far emergere tutte le emozioni che ha vissuto, elaborarle, dandosi il tempo attraverso questo toccamento molto delicato, con l'obiettivo di un miglioramento, di stare sempre meglio, stare bene, per poi queste emozioni, questi sentimenti torneranno nell'arco del trattamento all'interno di sé, e per essere poi elaborate e metabolizzate durante i giorni successivi. Ecco, il fondatore del metodo, che peraltro è anche un caro amico, dice sovente che il corpo ricorda. Cosa possiamo dire di più rispetto a questo tema specifico? Il corpo ricorda, sì, giusto. Quando noi viviamo delle emozioni, qualsiasi tipo di emozione, ci ricordiamo purtroppo quelle meno belle, ma anche quelle belle si collocano nel nostro corpo in punti specifici. Alcune persone potrebbero sentirsi lo stomaco in tensione, oppure possono avere la tachicardia. Questi punti fisici sono proprio punti che si caricano di queste emozioni, per cui fisicamente noi ci sentiamo a disagio. Per questo il corpo ricorda, perché le emozioni che noi viviamo, anche se non ce ne accorgiamo durante i nostri periodi notturni legati al sonno, si memorizzano all'interno del nostro corpo e si accumulano, perché magari siamo più predisposti ad accumulare in una zona del corpo specifica, che può essere il petto piuttosto che l'intestino, oppure una parte specifica del nostro corpo, e poi a un certo punto, quando l'accumulo di queste emozioni è eccessivo, sentiamo del fastidio, del disagio.
Quindi attraverso questa tecnica del tocco col cuore noi possiamo andare a riarmonizzare questi elementi. Perché? Perché lavoriamo non sugli aspetti fisici del dolore fisico, perché lì serve per forza, serve un medico, serve una persona competente da questo punto di vista. Noi lavoriamo invece dal punto di vista delle energie e delle emozioni. Tu intendi dire che sostanzialmente c'è un carico emozionale che tende a depositarsi in determinate parti del corpo e proprio perché in queste parti del corpo poi tende a accumularsi, a caricarsi, ecco che si può generare appunto il famoso fastidio che può arrivare a dei livelli anche dolorosi, può arrivare anche a dei Certo. livelli difficili. E attraverso questo tocco, come tu dicevi, accadono delle cose. Sì, sì, si possono avere proprio anche delle manifestazioni fisiche di questa cosa, quindi durante il trattamento, e spesso può accadere in più momenti di questo trattamento. Poi ne parleremo dopo, perché il trattamento non è fatto di una volta, non è un'ora dedicata, ma è un percorso. Poi ne parliamo poi dopo di come avviene questa cosa. Quindi durante questo momento che ci si dedica possono avvenire sì delle manifestazioni, quindi magari può esserci un accentuamento del fastidio e della rigidità di una specifica parte del corpo. Attraverso questo toccamento che facciamo con molta attenzione, molta dedizione, queste parti emergono per poi potersi sciogliere nei giorni successivi. Ecco, credo che questo elemento sia un po' una sorta di combinazione tra una parte di tecnica, ma anche una parte un po' sciamanica, un po' sensitiva. Cosa pensi riguardo di questo? Principalmente è una tecnica, ci sono proprio dei modi, dei metodi per, tra virgolette, scaricare quella tensione in una specifica parte del corpo. In più, certo, c'è la parte più di connessione che in questo caso io posso avere con la persona, di empatia che posso avere con la persona, che aiuta nell'andare alla risoluzione di questa situazione o della situazione che la persona vive. Quindi il risultato finale, se io faccio questo trattamento di tocco col cuore, qual è sostanzialmente? Cioè cosa ottengo con questo tipo di percorso, come dicevi tu, che ora ci dirai anche in cosa consiste? Ottengo l'imparare a gestire e a riconoscere quali sono le emozioni che si vivono, quelle che ci creano dei disagi, quelle che possono essere trasformate da disagi a invece occasioni di cambiamento e crescita. Quindi in sostanza la persona comincia a utilizzare meglio, andando a riconoscere dove ci sono questi blocchi, diciamo, attraverso questo percorso, oltre a superare magari la difficoltà, riesce anche a imparare a farlo anche da sola a un Sì, certo punto. sì, esatto. Questo è un altro degli obiettivi e delle caratteristiche di questo metodo, che nel corso di questi step che facciamo insieme è importante, anzi è fondamentale che la persona impari per essere da sola capace di stare bene, per sciogliere quelle dinamiche che si creano automaticamente nel vivere la quotidianità, soprattutto se ci sono anche situazioni emozionalmente impegnative che si vivono. Quindi questo metodo implica il fatto che io debba portare, condividere cose della mia vita, eventi che possono capitarmi o che mi sono capitati che possono in qualche modo avermi traumatizzato? Assolutamente no, a me non serve sapere cosa tu stai vivendo nella tua vita, non è necessario che mi racconti i dettagli di quello che ti stai vivendo, anzi, se tu avrai piacere di farlo, sì, certo, può essere di aiuto come scambio, ma non è la priorità, non è l'elemento che fa sì che il metodo del tocco col cuore abbia un maggiore risultato. Quindi non serve, non è necessario che tu condivida con me le tue parti più profonde di quello che vivi nella tua vita, da tutti i punti di vista, sia dal lavoro, dalle relazioni, qualsiasi cosa, non è necessario. Come funziona? Questo metodo ha dei tempi. Per poter avere dei risultati, e questi risultati si ottengono insieme, ha un percorso, quindi il primo incontro è sicuramente un elemento più conoscitivo, per cui io ti porterò quali sono le caratteristiche di questo metodo, e poi a seconda delle esigenze che tu hai, delle necessità, difficoltà o aspettative anche che tu ti puoi essere fatto rispetto al desiderio di dove vuoi essere alla fine di questo percorso, stabiliamo dei tempi. È fondamentale rispettarli, soprattutto i primi 4,
perché ci permettono di andare a modificare e asseverare i cambiamenti che tu desideri ottenere, il miglioramento, per cui il primo incontro, come dicevamo, un po' più conoscitivo, poi il secondo, il terzo e il quarto sono a distanza di una settimana, sono necessari 3 giorni affinché l'effetto del trattamento abbia i suoi frutti. Iniziando questo percorso, questo trattamento, emergono a galla tante situazioni emozionali che magari sono frutto anche di eventi di settimane o addirittura anni passati, per cui per risolvere queste situazioni, queste emozioni che sono, come dicevamo, molto che possono anche essere strutturate dentro il nostro corpo fisico, serve del tempo. Per cui se ti può succedere che non sei sereno o sei meno serena di come pensavi, non preoccuparti, fa parte del percorso. Alla fine di questi 4 step si può scegliere, a seconda appunto di come ti senti, se proseguire facendolo una volta ogni 15 giorni oppure passare direttamente una volta al mese. È come andare dall'istituto di bellezza, ti prendi cura di te e decidi come, quindi ci sono persone che vanno a farsi le lampade o si curano la manicure, pedicure. Anche il tocco col cuore è un sistema per stare bene con se stessi. Va bene, adesso l'ultima domanda è: come ti possiamo contattare per poter fare questo percorso? Sul nostro sito di Evo Amore trovate la pagina relativa alle consulenze, quindi trovate già lì i miei riferimenti con la descrizione di questo tipo di trattamento, oppure mi potete scrivere una mail a serval@evoamore.org per potermi contattare e lì poi vi risponderò per prenderci un appuntamento. Ecco, ribadiamo a tutti che la differenza che ha il tocco col cuore come metodo integrato in Evo Amore rispetto alla sharing room o agli strumenti che può utilizzare Murena o altre cose che abbiamo a disposizione è che questo è un metodo che va fatto proprio in presenza, quindi serve proprio che ci sia un contatto diretto con Serval per poter prendere un appuntamento fisico in presenza, perché questo metodo funziona così, non può essere fatto in remoto come tante altre cose che oggi vengono fatte. Se siete distanti non preoccupatevi, troviamo il sistema anche per poterci contattare e trovare un momento per iniziare questo scambio insieme. E con questo vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo video. A presto!